Hi everyone, ciao a tutti, and as always today I would like to analyze a new improvisation, improvisazione numero 3, improvisation number 3, and to do this, as always, I suggest to go to the Facebook group. Analizzeremo l'improvisazione numero 3 e come sempre vi consiglio di andare sul gruppo Facebook nella sezione file. In the file section you can download improvisation number 3 PDF file. Potete scaricare l'improvvisazione numero 3 sempre come PDF, and as always I would like to remind you that these files will remain here for a short time, so I suggest you to download them because they will become an ebook. Come sempre vi consiglio di scaricare i file adesso perché poi diventeranno un ebook. If you want to listen to this improvisation, you can go to the YouTube channel, and here you can find it here. And improvisation number 3, to watch to my hands and listen to the music. Quindi potete andare sul canale YouTube per ascoltare l'improvvisazione numero 3 e per guardare le mani che la suonano. And I also uploaded a backing track to play all of the improvisations that we are learning. Ho anche caricato una base, diciamo, per improvvisare per suonare tutte queste improvvisazioni che stiamo imparando. On the YouTube channel you also can find some etudes, some licks and other lessons. È possibile trovare altri studi, altre lezioni sul canale YouTube. And if you want to subscribe, please do it and keep in contact with me. Se volete iscrivervi al canale YouTube, grazie, per restare in contatto, insomma. So this is the improvisation that we are going to analyze today. I hope everything is fine with the other improvisations, the first two ones. Questa è l'improvvisazione che analizziamo oggi, l'improvvisazione numero 3, e spero che vada tutto bene con le altre improvvisazioni che abbiamo fatto, magari ne parliamo alla fine. We can talk about this at the end. Okay, so I immediately start talking about this improvisation. Analysis will be always faster because we know a lot of the tools that we are using. Le analisi diventeranno sempre più veloci perché nelle prime lezioni ho spiegato molti degli strumenti che che ho utilizzato per scriverle. So, I play for you the first bar and then we talk about it. On F7 we play F, which is the root, then we play C, which is the perfect fifth, and then we go up to E flat, which is the minor seventh for F7. Quindi suoniamo il Fa che è la tonica, il Do che è la quinta giusta e il Mi bemolle che è la settima minore per Fa settima. As you see, I'm playing part of an arpeggio because I'm playing the root position for F7 but avoiding to play the third. So this is a little technique that you can think about, playing inversions for each arpeggio but avoiding to play some notes in these arpeggios. Quindi suono praticamente un arpeggio di Fa settima in posizione fondamentale, ma evito di suonare la terza. I don't play the A note, the major third, but I play the root, the fifth and the minor seventh. Quindi suono l'arpeggio senza la terza,
ma suonando comunque la tonica, la quinta e la settima minore. Then we have, from E flat, we have E flat, D and C. E flat is the minor seventh, C is the perfect fifth, and in between I play the D note, which is the major 13th, and it is a diatonic passing tone. Okay, I'm talking about these three notes, E flat, D and C. Quindi suono la settima minore, il Mi bemolle, e poi scendo con la scala fino alla quinta, quindi il Re è la tredicesima maggiore o sesta maggiore, che è una nota di passaggio diatonica in questo caso. As you can see here, we have the repetition of the same note, so this is another little technique. So I chose to play the fifth, and then I went up, and then I played one more time the same note. Okay, so this is something to think about. And then, quindi dicevo, ho la quinta, poi vado alla settima, ma torno alla quinta, quindi anche questa è una piccola tecnica sulla quale riflettere un attimino. And then we go up to the root one more time and down to the fifth one more time. Quindi andiamo su alla tonica e poi torniamo alla quinta un'altra volta. Quindi diciamo, we can say that here we are working around the fifth and root, and we have these two different sounds in between to create something melodic in between, okay? But at the end we are mostly playing really basic sounds, as always. Quindi suoniamo come sempre dei suoni molto di base, la tonica, di nuovo la tonica, la quinta, la quinta, la quinta. And then you know that the last note for this measure is always in anticipation, so B flat works on B flat, of course, it is the root, quindi questa ultima nota è un'anticipazione per l'accordo di Si bemolle ed è la tonica, no? Chiaramente sappiamo che una nota in questo momento ritmico è sempre un'anticipazione per la prossima armonia, per il prossimo accordo. And here I will play now this phrase for you, but as you can see, I only play chordal tones because I play root, then I play the minor seventh, the perfect fifth, the major third, D, and one more time the minor seventh, and one more time the perfect fifth. In questa frase suono soltanto note accordali, perché suono la tonica, Si bemolle, poi la settima minore, La bemolle, la quinta giusta, il Fa, la terza maggiore, il Re, e di nuovo la settima minore, La bemolle, e la quinta giusta, il Fa. So I play this for you one more time, these two measures. Suono queste due battute. One more time. As you can see, this is a kind of question and answer, because this first part of the phrase is like the question that I play, and then here this is the answer. And it works like this because the rhythm is similar, because we are not using the same intervals, but we are using the same rhythm. So we have ta da pa da pu ti bap, pai pa da pu te bap. Quindi, come vedete, questa può sembrare una domanda e risposta, non perché stiamo usando gli stessi intervalli, ma perché stiamo usando ritmi molto simili. Quindi abbiamo 4 ottavi, anche se in questa seconda parte abbiamo 4 ottavi che iniziano con un anticipo, diciamo, e poi abbiamo questa risposta discendente che è con lo stesso ritmo, pa bap, quindi pa da ba da bap, pai pa da ba da bap. And it's easy to understand that this is something that works very well together, because it's an answer and question. But the notes are really easy. As you can see, we can choose to play chordal tones, but anyway look for something melodic.
Quindi possiamo scegliere anche di suonare sempre note accordali, ma cercare delle melodie. Quindi dal si bemolle troviamo, which is very easy, but it works. And then we go on, and here we find something that we also found in the last improvisation, number 2, that we analyzed last episode. And we play the major third for F7, and then, like we did, we connect from the third to the fifth using a kind of chromatic scale also here. So we have the third, major third for F7, then we have the perfect fourth, B flat, and then we have a chromatic passing tone, B natural, or if you want, you can look at it like the sharp 11, and then we have the perfect fifth, one more time. Quindi abbiamo in questo caso qualcosa che avevamo anche nella solo precedente, cioè la terza maggiore, che viene connessa alla quinta giusta con un frammento di scala cromatica. Quindi abbiamo la terza, la quarta eccedente o nota di passaggio cromatica e poi la quinta. B flat, as always, is a diatonic passing tone between A and C, and then we have a chromatic passing tone, B natural, between B flat and C. Quindi abbiamo il Si bemolle che è una nota di passaggio diatonica e il Si che è una nota di passaggio cromatica. And then here, one more time, we use only chordal tones. Third, major third, root, fifth, and minor seventh, if we think to this E flat in relationship with F7, or minor third, if we want to analyze it in relationship with C minor. Quindi anche qui, in questa seconda parte della frase, utilizziamo sempre note accordali, quindi la terza, la tonica, la quinta e la settima minore di Fa settima, se vogliamo esaminare il Mi bemolle in relazione a Fa settima, oppure la terza minore di Do minore, se lo esaminiamo in relazione a Do. I would like to play these few bars for you. Vi suono queste battute. As you can see here, we are moving down with the resistor, and it's in some way an ending for this phrase. Okay, so we have a kind of question answer, but also this is an answer to finish this phrase in some way. Okay, and we are moving down. So starting from up, we go down, and in this way we can create tension in the beginning and then go down and lose this tension. Quindi, come vedete, qui c'è una domanda e una risposta, ma anche questa è una frase conclusiva che in qualche maniera conclude questo periodo e anche scende nel registro, quindi da un registro più acuto che ha una maggiore tensione andiamo su un registro più basso dove c'è meno tensione e quindi dà l'idea di conclusione. Suono ancora una volta, I play one more time. Then I want to underline for you this idea here, that here we play the A flat, which is the minor 7th for B flat, and one more time the A flat, which is the minor 7th, and then here we play the A natural. So the game here is playing the A flat, which is the minor 7, and then rise it to A natural, which is the major third for F7. Okay, so in some way I'm always working around some notes that move chromatically from one chord to the other. Quindi sto suonando in questo caso la nota La bemolle, che è la settima minore di Si bemolle, e poi suono la nota La naturale, che è la terza di Fa. Questo movimento cromatico che sale è in realtà quello che fa stare in piedi la continuità di queste frasi, perché se sentite bene questo La bemolle che sale all'A ha una forte energia, diciamo, no? E sono comunque delle note guida, note molto importanti, le settime e le terze. Minor 7th and major 3rd are really important tones for these chords, and this is something really utilized
a lot of times, used a lot of times from a lot of musicians, of course. I play the last time this phrase for you. Okay, then here, of course, we know that the last note is always an anticipation. In fact, D is the major third for B flat, one more time, and to connect the same idea, I chose to write the same idea that I used here. So also here I play the third and then I connect it to the fifth, always with a chromatic scale. Third, perfect fourth, E flat, diatonic passing tone, then E natural, chromatic passing tone, and then I go to the fifth. Quindi anche in questo caso ho scelto di suonare la stessa melodia che ho suonato sul Fa, terza, quarta eccedente e quinta, anche in questo caso terza, quarta eccedente e quinta, che sono la terza è una nota accordale, la quinta è una nota accordale, la quarta è una nota di passaggio diatonica perché fa parte della scala, la quarta aumentata in questo caso è una nota di passaggio cromatica, il Mi naturale. And then, here, we do the same. We play always chordal tones in the same way that I did here. The same idea. I play from the third. So I play D, B flat, F, and A flat. And these are chordal tones. Third, root, fifth, perfect fifth, and minor seventh. Okay? And this minor seventh, of course, it is the diminished seventh for B diminished. Okay? I don't know if I told you this, but these two chords, B flat 7 and B diminished, they have got a lot of common tones because B flat is composed by B flat, D, F, and A flat. So B flat, D, F, and A flat. While B diminished is composed by B natural, of course, then D, F, and A flat. So we have the same third, the same fifth, and the same seventh. Of course, the root is different, B flat and B natural. And all of the notes that we had here become minor and diminished because the minor 7 becomes the diminished 7. The major third becomes the minor third. And the perfect fifth becomes the diminished fifth for B diminished. Allora, dicevo che da qua utilizzo di nuovo note accordali, Re, Si bemolle, Fa e La bemolle, che sono la terza, la tonica, la quinta e la settima. E poi la settima è la settima diminuita di Si diminuito e per questo spiegavo che questi due accordi, Si bemolle settima e Si diminuito, sono composti dalle stesse note perché se pensiamo a Si bemolle settima abbiamo Si bemolle, Re, Fa, La bemolle e se pensiamo a Si diminuito abbiamo Si, Re, Fa, La bemolle. Quindi quello che cambia è soltanto la tonica tra i due accordi. Quello che è interessante notare chiaramente è che quello che era la terza maggiore di Si bemolle, la nota Re, diventa terza minore di Si. La quinta giusta di Si bemolle, il Fa, diventa quinta diminuita di Si e la settima minore di Si bemolle diventa settima diminuita di Si. Quindi abbiamo le stesse note ma chiaramente cambiano gli intervalli perché la tonica si sposta a mezzo tono più in acuto. Ma è interessante capire che sono praticamente lo stesso accordo questi due accordi e che la nota B molto probabilmente, come già vi dicevo, è un cromatismo che il bassista potrebbe suonare tra la tonica, questa nota cromatica e la quinta di questo accordo che sarebbe il Do e quindi spesso il bassista può suonare Si bemolle, Si, Do, quindi suonerebbe un Fa sul basso Do. Yes, here the bass player a lot of times plays B flat, B and C because he thinks to F7 with bass C and it's just a second inversion for F7 and I think that maybe for this we have this diminished chord. So A flat is always a chordal tone, it's the diminished 7, and then F was the fifth, but here it's the diminished fifth. B natural is the root. A flat
is the diminished 7, F is the diminished 5th, and D is the minor 3rd. So I'm going on playing notes very good for B flat 7 and very good for B diminished, because I'm using the same arpeggio except for B natural. Quindi in questo caso sto usando le note, la bemolle è la settima diminuita di Si, il Fa è la quinta diminuita, il Si è la tonica, la bemolle è di nuovo la settima diminuita, il Fa è la quinta diminuita e il Re è la terza minore, chiaramente. Ma tutte queste note suonerebbero bene anche se continuassi a suonare Si bemolle settima. Di fatto questo Si diminuito non è necessario. Si potrebbero suonare 2 battute di Si bemolle settima nel blues senza avere problemi, insomma, non è necessario a tutti i costi il Si diminuito. Ok, so I play from here now to here, the first note that we play on F7. I play this melody for you. Okay, one more time. One more time. As you can see, I'm working on this A flat becoming A natural. One more time. And this B note is something really new that we add here, and we had as a passing tone here, but here it was a passing tone, chromatic passing tone. Here it is a note that I really want to play because I think to be diminished. I play it for you one more time so that you can concentrate on A flat and B natural. Dicevo che la melodia ancora una volta ruota intorno a questo La bemolle che poi diventerà La naturale quando si torna al Fa, e il Si naturale è una nota nuova, diciamo, che viene suonata in relazione all'accordo di Si diminuito. Anche qua avevamo suonato la nota Si, ma la si notava meno proprio perché era una nota di passaggio cromatica, mentre qua è una nota accordale che suono anche con un'intenzione maggiore, diciamo. Quindi suono ancora una volta così da poter sentire La bemolle che diventa La naturale. Ok, really easy anyway, molto facile comunque. And I'm always working with this inversion of the dominant 7th chord, so these are always arpeggios. I would like to show you this 3rd, root, 5th, and minor 7th. The arpeggio starting from the 3rd would be 3rd, root, minor 7th, and 5th. I just inverted these two sounds. Okay, so this is a technique that I used also in the last improvisation. Just inverted. The same here. F7, A, 3rd, root, 5th and minor 7th. Just two notes inverted. Quindi dicevo che in questo caso volevo sottolineare il fatto che ci siano 2 note, la terza, la tonica, e poi la quinta e la settima, mentre se io avessi suonato semplicemente questo arpeggio discendente avrei suonato terza, tonica, settima e quinta, La bemolle e Fa. Invece le ultime 2 note sono invertite ed è la stessa cosa che ho fatto qua, dove ho suonato terza, tonica, quinta e settima. Infatti è lo stesso identico arpeggio, solo trasposto praticamente. I wrote this improvisation, so I really wanted to use some tools and repeat them in other chords, on other chords. Okay, and then we go on, and on F7 it is very easy because I have this kind of chromatic approach to the 3rd, A flat going to A, then I got the perfect 5th, C one more time, and then this note is the major 3rd one more time, the A on F7, but it is also the root for A half diminished, so we can consider it the root for A half diminished. And this B flat, you already know, it is a diatonic passing tone. As always, it's the perfect 4th on F7. So we play 3rd, 5th, and then we go back to the 3rd one more time, but with a portion of scale.
playing this diatonic passing tone. Quindi qui noi suoniamo la terza con un approccio cromatico, poi suoniamo la quinta giusta, il Do rispetto al Fa, e torniamo alla terza, sempre però suonando in mezzo una nota di passaggio diatonica, il Si bemolle, che è la quarta giusta di Fa settima, chiaramente. La nota La è consigliabile analizzarla in relazione con La semidiminuito, perché è la tonica, come sempre, ed è un'anticipazione, come sempre. Quindi, if I play this for you, I play... and then we got... yes. This on A half diminished. And I would like to analyze this. Su La semidiminuito, as you can see, I play the root, then I play the minor seventh, G, and then I play the perfect fifth. And here we have the flat fifth, the diminished fifth. So why I chose to play the perfect fifth? Because I'm thinking to a double chromatic approach to the third F7, third for D7. F sharp, third for D7. And this is a double chromatic approach to me. So I'm not thinking to the perfect fifth in this moment. I'm just thinking two chromatic notes to go to F sharp, okay? As you can see, if we think to the melody starting from G, G is the diatonic approach from above to F sharp. Diatonic approach from above, because it is higher and it is part of the scale. And from G we go down to F sharp. And then we have a double chromatic approach from below to F sharp. Quindi queste tre note, che dicevo Sol, Mi, Fa, Fa diesis, il Mi è la quinta giusta di La, ed è strano perché nella sigla noi avremmo la quinta diminuita, che sarebbe Mi bemolle, e invece è Mi naturale. Questo perché io non sto pensando alla quinta diminuita di La, ma sto pensando a un doppio approccio cromatico verso la terza di Re settima, che è la nota Fa diesis. Quindi in questo caso io ho due note cromatiche verso il Fa diesis, e questo Sol può essere considerato un approccio diatonico superiore rispetto al Fa diesis, perché fa parte della scala di La, anzi anche dell'accordo in questo caso perché è la settima minore, e si appoggia da sopra, diciamo, diatonicamente alla terza di Re settima, Fa diesis, ma con un doppio approccio cromatico da sotto, double chromatic approach from below. And so, doing this, we are playing the minor seventh for A half diminished, and then we play this double chromatic approach. This note is a good note, it is the flat 13th, which is a good note for A half diminished. We can play this note on A half diminished. Quindi la nota Fa è la sesta minore o tredicesima bemolle, che è una nota buona per l'accordo di La semidiminuito, oltre a essere chiaramente un cromatismo per arrivare al Fa diesis. I play this little phrase for you, this portion of phrase. From B flat. As you can see, G, E, F sharp. These three notes are to go to F sharp. Quindi queste tre note, Sol, Mi, Fa, Fa diesis, sono per andare Sol, Mi, Fa, e poi arrivo al Fa diesis, appunto, sono tre note che servono per arrivare al Fa diesis. Si chiama anche enclosure, accerchiamento in italiano. It's an enclosure o un accerchiamento. And then from F sharp we go up to E flat, which is the flat 9 for D sharp. When we play a note like this, the F sharp of course is the major third, and when we play E flat alone, it is not a passing tone, it is not a chromatic approach, it is just an extension, because I'm thinking to D7 extended to the flat 9, and E flat is the flat 9th.
Quindi questo mi bemolle è la nona bemolle per re settima ed è suonato da solo, di salto diciamo, quindi non è considerabile una nota di passaggio o altro, ma è un'estensione in questo momento, lo suono proprio con convinzione. But it has also got a different meaning, because if we look to the next few notes and this D note, we see that this phrase is one more time something in relationship with this note, because we play the chromatic approach from above, and then we play a double chromatic approach one more time from below, because we play C, C sharp, and we go to D. Okay, so this is the flat 9, and this is sure. This is the minor 7th for D7, but this note is a chromatic approach to go to D. Okay, so in some way we can call it flat 9, minor 7 chromatic approach, and we go to D. Different options to analyze this. This is also a double chromatic approach from below to D, of course. Ok? Quindi dicevo che la nota Mi bemolle, se la esaminiamo da sola, è la nona bemolle di Re settima. Però è quindi un'estensione, perché penseremmo all'accordo esteso tonica, terza, quinta, settima, Re, Fa diesis, La, Do, e aggiungeremo la nona bemolle che è Mi bemolle. Però questa, e quindi sarebbe un'estensione, un arricchimento dell'accordo, ma questa nota è anche importante perché è la nota, l'approccio cromatico superiore rispetto al Re. E queste due note successive, Do e Do diesis, sono due approcci cromatici inferiori, un doppio approccio cromatico inferiore alla nota Re. Naturalmente la nota Do è anche la settima minore di Re, quindi è una nota accordale. Quindi abbiamo nona bemolle, settima minore, nota di passaggio cromatica o approccio cromatico, e si va alla nota Re. I play this phrase for you. Ve la suono. One more time. Okay, then we are here, and we play the fifth, minor 7, and root, quindi portion of arpeggio, triad. Quindi qui suoniamo una parte di triade, Re, Si bemolle e Sol, una triade di Sol minore, quindi la quinta giusta, la settima minore e la terza minore e la tonica. And here we do something, if you look from G to G, here something really important in some way, in a different way happens, because we have, we call it in Italian, note di volta. I don't know the term in English, but it is an approach from below, from G to G, with F sharp chromatic approach, an approach from above with A, diatonic approach from above. So in Italian I can analyze this saying that this is a nota di volta inferiore cromatica, and this is a nota di volta superiore diatonica. So from below chromatic and from above diatonic. Okay, and the sound is like this. As you can see, I play G, then I go to this chromatic approach that will resolve on G one more time, but before resolving, I go to A and I go back to G. So starting from D, from the first note D, ok, quindi abbiamo la nota Sol, la nota Sole, e poi abbiamo questo approccio cromatico da sotto per tornare alla nota Sol e questo approccio diatonico da sopra, e questo si chiama nota di volta in realtà, perché da qua, dalla nota accordale, torniamo alla nota accordale con una nota cromatica inferiore e con una nota diatonica superiore, quindi nota di volta inferiore cromatica, nota di volta superiore diatonica, sempre per la nota Sol che è la tonica. Then here we play the minor 7th for G minor,
Also, if this note is on the last upbeat for this measure, and we always analyze this in relationship with the next chord, here we don't do this. Why we don't do this? Because a lot of times we can do this when we have one tied note, or if we have a rest, like in this case. But here we have another note, and this note is really clear that it is the major third for C7. So in this case, this is the very good note for C7, while this one is not good for this, and we can immediately understand this because it's the perfect fourth, while it is very good for this note, this chord, because it's the minor seventh. Quindi in questo caso, al contrario di quello che è successo in altri punti come qua per esempio, dove questa anticipazione era una nota accordale per il prossimo accordo, o in perché era legata, o in questa perché c'era una pausa subito dopo, quindi questa nota aveva un significato per questo accordo, in questo caso, pur essendo sul levare del 4, la nota non è un'anticipazione, perché la terza, Mi, è chiaro che è la terza di Do, mentre Fa sarebbe la quarta giusta di Do, non sarebbe una nota buona, diciamo, ma è una nota molto buona per questo, perché è per Sol minore, perché è la settima minore. Quindi abbiamo la settima minore che si appoggia sulla terza. This kind of micro melody that we have here is very important when we play on a 2-5-1. It's very important to play the minor seventh for the minor chord going chromatically to the major third for this chord. Okay, so in some way I really suggest you to focus on these two notes that seem to be very easy, but they are very important. A lot of melodies on 2-5-1 use this kind of approach, minor 7 from G on G and major third on C, okay? While here we have the minor third for G, B flat. As you can see here, the B flat note is the minor seventh. So minor third for G minor becomes minor seventh for C7, while it remains in some way. We can play it on both chords, while F, the minor 7 for G, becomes major third, becomes E, major third for C. These are the two very important guide tones that we use on 2-5-1, of course. Quindi questo Fa che scende al Mi è una cosa che può sembrare semplice, ma è molto importante, e vi consiglio di concentrarvi nel farla sentire spesso nei 2-5-1, perché il Fa che scende al Mi è la settima che scende cromaticamente alla terza. Sono due note guida, sono appunto la settima che scende alla terza, e sono due note che si sentono molto, perché un movimento cromatico si sente molto forte nell'armonia. Mentre la nota Si bemolle, che è la terza minore di Sol, sull'accordo di Do può rimanere ferma e diventa settima minore, Si bemolle, settima minore di Do. Queste due note, Si bemolle Fa, che diventa Si bemolle Mi, sono le due note guida passando da Sol minore a Do settima. Moltissime frasi melodiche sul 2-5-1 sono costruite intorno a queste note guida che rimangono o che si spostano cromaticamente. Okay. Then from here we play the third, and then we go up to the flat 9 one more time, this D flat note over C, flat 9. And also here I wanted to use the same approach. As you can see, D flat goes down to C, while B flat goes up with using also B natural, double chromatic approach to C, and chromatic approach from above, double from below. So this note is also the flat 9, so it is an extension for C7. This is the minor 7th, and chromatically we go up to the perfect fifth for to the root for C7. Okay, so double chromatic approach, or also minor 7th.
As you can see, and we did this also in the last improvisation, the B natural note works on C because it's the chromatic passing tone. It is the major seventh, so it's not an harmonic note, but it works anyway because it's a chromatic approach, again, chromatic passing tone. Quindi dalla terza, Mi, di Do settima, andiamo alla nona bemolle di Do, che è il Re bemolle, e poi, come sempre, come già successo in altri punti di questo assolo, la nona bemolle scende sul Do, che è la tonica, e queste due cromaticamente, e queste due note invece salgono cromaticamente verso la tonica, quindi la settima minore, il cromatismo, e ci si appoggia sulla tonica con la nota di passaggio cromatica. And then here we could analyze these last three notes in relationship with C. In some way they work, but I prefer to think to F7. Maybe all of these four notes could be analyzed in relationship with F7, just an harmonic anticipation for F7. This is the perfect fifth, of course, for A7. This is the minor 7. This is a diatonic passing tone, the major 13th, and this is the perfect fifth for F7. As you can see, this melody is the same melody that I used here. Okay, so the improvisation ends with the same lick that I used in the beginning. Okay, so quindi dicevo che questo è un approccio per la tonica Do, ma noi potremmo già iniziare ad analizzare queste note dal Do in poi come in rapporto con l'accordo Fa, perché sarebbero la quinta, la settima minore, la sesta maggiore o tredicesima maggiore, che è una nota di passaggio diatonica, e poi la quinta giusta di Fa. Chiaramente queste quattro note ho voluto scriverle perché sto riutilizzando la stessa melodia che ho utilizzato all'inizio, per concludere l'assolo così come l'avevo iniziato. As you can see, a lot of chordal tones, some passing tones, some chromatic notes moving in between the phrases, this A flat going up to A, and the same here, A flat going up to A. One more time, chromatic and diatonic passing tones between third and fifth, and then here's something new with this double chromatic approach and approach from above to go to D. The same here, chromatic from above, double from below, and then here this, I don't know the name in English, but we call it nota di volta inferiore cromatica, nota di volta superiore diatonica, here for G. That's it. Arpeggios with different order for some notes, also here the same. Try to build some melodies using only chordal tones, so this is always a challenge to me, being able to create the same melody, some good melodies using chordal tones. Quindi ripeto questo concetto in italiano, abbiamo come sempre molte note accordali, abbiamo delle note di passaggio, abbiamo questi movimenti cromatici che dalla La bemolle diventa La naturale, succede anche qua La bemolle che diventa La naturale, abbiamo la nota Si suonata in evidenza sul Si diminuito, abbiamo chiaramente le note di passaggio cromatiche dalla terza alla quinta, ancora dalla terza alla quinta, e poi abbiamo gli arpeggi con l'ordine delle note invertito, come succede qui, e poi abbiamo questo approccio cromatico da sopra e doppio approccio cromatico da sotto per arrivare qui, ancora una volta cromatico da sopra e doppio da sotto per arrivare qui, e qui abbiamo invece la ripetizione della nota Sol con una nota inferiore di volta cromatica, una nota di volta superiore diatonica invece, and some diatonic passing tones here, and that's it. And of course I'm looking for some music using these tools, so I try to invent some melodies, some good melodies, and I really suggest to you to learn this improvisation, and then I suggest to you to write some improvisation by yourself.
trying to use these approaches. Vi consiglio di imparare queste melodie e poi naturalmente di iniziare a scrivere delle improvvisazioni vostre dove utilizzate alcuni di questi approcci per cercare di focalizzare l'attenzione sugli approcci, no? I play this melody, this solo for you, very slow, just to listen to it one more time. Oh, yeah, one little difference, and I did a mistake, because this note is not anymore, it is not a D natural, it is a D flat. So what I said for this 4 note was completely wrong, sorry for this, because if this is a D flat, I'm not thinking to F, but I'm thinking to C again. So I analyzed my improvisation in a wrong way. Very good. So this is the root, this is the sharp 9 then, D sharp or E flat, and this is the flat 9, and then we go to the 5th for F7. Sorry for this mistake, ok? Quindi qua ho fatto un errore prima, è molto bello che sbagli ad analizzare quello che scrivo io. Quindi questa è la tonica Do, questa è la nona diesis in realtà, perché questo Re è un Re bemolle. E quindi, non essendo un Re naturale, non è la 13ª per questo, ma è ancora la nona bemolle per il Do. E solo qua iniziamo a pensare alla quinta di Fa, ok? So, sorry for this mistake that I did. I hope you anyway understand how it works in some way. This is interesting, just 3 notes, starting from C one more time and going to C one more time. Sharp 9 and flat 9 to go down to F7. Okay, that's it. Always remember, I suggest you to think to rhythm, of course. Pa da pi di pu ti bap, pai ba de bo de bop, pai pa do pa di bi da pan 2 3, pai pa di ka pi ba do pai bo pai pa de ka tu ba ti dap pi da ba do pi di ku pe ba de ku pi bap pi bo pi de ke do pi da pa. As you can see, a lot of almost all of the phrases finish and begin on upbeats. Anyway, quindi dicevo, analizzare il ritmo e capire che molte frasi partono sul levare, se non tutte, e finiscono sul levare. Questo per cercare di dare più slancio chiaramente alla melodia, con anticipi e alle volte anche qualche posticipo. Questo è un piccolo posticipo, ma perché c'è un anticipo prima. And this is a posticipation. This is an anticipation for the for the half measure. So it's an anticipation. This is a posticipation. Ti bap pada. This is yes, a posticipation in some way. Okay. Okay, I hope it's enough clear for you this. And now, if you, as always, if you want to ask something about this, now I would like to say hello, ciao a tutti. Sorry if I talk in the beginning just about music and not about life, because I prefer to do this, and then you know that I cut this video and upload it on YouTube, so that part is enough clear to be watched on YouTube. Quindi faccio questa cosa di parlare prima di musica perché preferisco avere il video pronto da essere caricato su YouTube, invece nella parte finale è bello scambiare 2 chiacchiere in qualche maniera su come stanno andando le cose, su come vanno le cose. Do you have anything to ask
avete qualcosa da chiedere? Or on the other hand, I ask you, how is it going with these improvisations? How is it going with this, the understanding of these tools? If you can use them in some way, I can give you some suggestions about this. Quindi se state utilizzando queste cose che si imparano, se stanno andando bene le improvvisazioni, ve lo chiedo io, se avete voglia di rispondere, giusto per contribuire alla discussione, perché as always I feel a little bit lonely here talking to the webcam, and I don't like this kind of approach. If you have something to write, just to talk together, se avete qualcosa da dire mi farebbe piacere, così ci capiamo, insomma. Intanto ormai ci conosciamo, we know each other nowadays, so we can talk without having big problems about. Silvano wrote chiarissimo come sempre. Thank you Silvano, scrive chiarissimo, grazie. Are you using, Silvano or Gerardo or Fausto, are you using some of these tools? Are you trying to improvise on the blues or maybe on one single chord, which is something that I really suggest to you to try to do? I think I will remove a little lick and repeat in every chord. And repeat in every chord. Do you mean, yeah, that's a good idea. Telmo learned improvisation 1 and 2. Very good, Telmo. Very good. Yeah, I use the flat 9. I don't know who consider the flat. Francesco scrive che la nona bemolle è considerata una nota non buona nel blues, but I don't know anything about this. I've seen plenty of improvisation with the flat 9s, so I didn't know this theoretical concept. I use it, of course, and I've seen I don't know how many millions of phrases using the flat 9 on dominant 7 chords. I mostly use the flat 9 when I'm going to somewhere, but you know, on the first chord, for example, when I got F7, I can play the flat 9 if I want on that F7, but maybe in the beginning I prefer to play the major 9th or the sharp 9, which is bluesy, rather than the flat 9, and I use the flat 9 when I'm going to B flat. Okay, so io uso Francesco ha chiesto se si usa la nona bemolle sul blues. Io ho visto tantissimi esempi dove la nona bemolle viene usata. Di solito la uso come un'alterazione, quindi come un momento di tensione nel momento in cui l'accordo di fa settima va verso si bemolle, non magari all'inizio, ma questa regola può essere assolutamente infranta come tutte le altre regole. You know, if you think to a modern blues, we are not talking about modern improvisation here. Now we are talking about basic tools. And this is very important, I think, to understand how we can start from something. Noi qua stiamo parlando di improvvisazione jazz base, quindi l'improvvisazione jazz proprio, diciamo, la più semplice, che tocca le note accordali, le note di passaggi, i cromatismi. Questo perché è importante partire da qua e saperla fare per poi andare verso improvvisazioni più moderne. But there are a lot of improvisations using impossible notes on each chord for the blues. For example, I think that Thelonious Monk said that he stopped playing the blues when he gets bored because he hadn't any more wrong notes to play over the blues. Thelonious Monk mi pare che abbia detto che lui ha smesso di suonare il blues, non so se l'ha mai smesso in realtà, ma che si è stufato di suonare il blues quando non aveva più note sbagliate da poterci suonare sopra.
And so I don't think that we have correct notes. Of course, if we want to improvise in a basic way, being clear and trying to let the people understand what we do, in some way guide them, drive them to understand the music, and then maybe we can go out and try to be crazy. Quindi possiamo cercare di suonare in questa maniera quando vogliamo guidare le persone a entrare nella musica e poi magari impazzire e andare completamente fuori. I usually try to do something like this. I like to let people understand what I do in the beginning and then move to different sounds and sometimes to different rhythms. So starting playing triplets, 16 notes, while in the beginning I usually start playing quarter notes, 8 notes, and a lot of rests, just to give time to the music to evolve in some way. Quindi stiamo imparando un jazz di base che guida le persone a entrarci in qualche maniera, a capirlo, e io spesso quando inizio di solito tendo a farli così. Poi quando mi addentro più nelle cose, magari faccio delle cose più ardite, inizio a suonare note sbagliate oppure sostituzioni, cose esterne, e intensifico anche il ritmo, il numero di note, mentre all'inizio magari suono con i quarti, gli ottavi, le pause. Ok. Yeah, Telmo said that he wants to take a phrase and move it through chords, changing it and adapting it to different chords, and this is a very good idea. Quindi Telmo ha portato questa idea qua di prendere la stessa frase e trasportarla su tutti gli accordi, adattandola agli accordi, e credo che sia un'ottima idea per suonare il blues, visto anche appunto quello che ho spiegato nelle primissime lezioni in cui c'è la ripetizione che è tipica del blues. Repetition is really typical in the blues, so repeating something is always good, I think, on the blues. I'm not a purist of blues. I'm not very good in playing the blues. I just try. Of course, it's out of my culture, but I try to play it anyway because I like it when I listen to it. But it is not something that I record in my music, for example. I wrote a completely different blues, and it is the only one that I recorded on a CD of mine. And it is in our group. If you go to the file section, you can look at this blues that I wrote. It's in the old files. I uploaded here all of the scores for Quiet Stories, which is my last CD in solo guitar. Qui potete trovare tutte le parti per l'ultimo disco che ho fatto, e questo è un blues come l'ho suonato nell'ultimo disco. This is a blues in F, but as you can see, it's completely different from a normal blues, because, you know, I asked myself to find a different solution to play a blues. Anyway, maybe at the end of this course I will explain this if you want, which is not so difficult as it could seem, but it's pretty different from a basic blues. Anyway, these are all substitutions that I play. If you want to go to listen to the version on the CD, you can find it on my website or on Spotify, on YouTube, everywhere you can find this, okay? But it's a different blues from the basic blues, and I usually I never recorded a blues in my CDs, because I always record original music in my CDs. Very well. So I just read Joe Pass told so in this lecture. If Joe Pass said this, I can say anything against. I don't know, Francesco. Maybe Joe Pass is right. Absolutely, I can't say anything against Joe Pass. Non posso dire niente contro Joe Pass, quindi se lui l'ha detto forse non suonerò più la nona bemolle sul blues. Anyway, I have seen really a lot of different flat nine on the blues, but I will think about it.
proverò a pensare su questo concetto. Grazie Francesco. And then Silvano, trovo naturale inserire come ultimo accordo un fa diminuito al posto del do settima, anche se non è corretto. Mi puoi continuare a dire se c'è una spiegazione? Ok, Silvano asks if it's possible to play instead of C7 on the ending here on the turnaround. Silvano asks if it's possible to play here, I think, an F diminished instead of C7, I think. In some way, yes, but rather than there, maybe it's possible to play it in the beginning. Because when you play an F diminished going to an F7, you are playing a kind of chromatic approach for 3 notes that we have on F7. Of course, we have the F note that you play here, and it will remain here. But the other 3 notes that you play in that diminished chord are 3 chromatic approaches to the 3 notes here. So the diminished fifth will go up to the perfect fifth, the diminished seventh will go up to the minor seventh, and the minor third will go up to the major third. So in some way you have 3 chromatic approaches to F7. Quindi Silvano suggerisce di suonare qua un Fa diminuito per andare a Fa settima. Lo si può fare, ma molto spesso questo Fa diminuito potrebbe essere suonato proprio nel momento di tonica per creare una specie di ritardo nella risoluzione. E sulle 4 note che suona su questo Fa diminuito agli ultimi 2 quarti, praticamente una nota è il Fa che rimane fermo, le altre 3 note del Fa diminuito saliranno cromaticamente verso questo Fa settima, quindi la quinta diminuita del Fa sale alla quinta giusta del Fa, la settima diminuita del Fa diminuito va alla settima minore del Fa settima, e la terza minore del Fa diminuito andrà alla terza maggiore del Fa settima. So, yes, Silvano, if you want, you can. If it sounds good to you, you can, of course. Can we also use pentatonic scales? What pentatonics? This is a completely different argument, I think. Roger asks if we can play, se possiamo suonare delle scale pentatoniche. And we can, of course, play some pentatonic scales. Possiamo suonarne sicuramente, because on each chord we can find always some pentatonic scales to play. Possiamo sempre trovare delle scale pentatoniche da suonare su ogni accordo. For now, I'm not explaining this, and I suggest you to use the blues scale for now. In the future, I will create a lot of different things around this group on Facebook or around my YouTube channel. For example, now I'm working on this for the owners of my book. About pentatonics with a different approach, because I think to arpeggios plus 1 note, and so I find out something like 80-90 different pentatonics that we can play and study. And on maybe, I hope, I will create videos also for that book in the future, but before I have to finish the book. Quindi sto creando dei video su questa idea qua di suonare gli arpeggi. Ma sto anche creando un libro sulle pentatoniche, che vedo però in maniera diversa, le vedo come arpeggi più un suono, e quindi se ne trovano tantissimi di pentatoniche, and all of these pentatonics could be used
on different chords in different places, so that will be very advanced. Quell'approccio delle pentatoniche con tutte queste differenti pentatoniche sarà molto avanzato, diciamo, and it is something that I'm studying, so it's not something that I really know how to do, how to use. Non è qualcosa che io già so come usare, in qualche maniera lo uso in tanti punti, però ha un'evoluzione talmente ampia che si potrebbe studiare per tutto il resto della nostra esistenza. Quindi, we could practice pentatonics for all of the rest of our life, as like arpeggios, triads, and everything. We can practice everything for the rest of our life. Do you have anything new anything more to suggest? Okay, if you don't, I play a blues for you as always at the end, because we are always playing the blues, and today I would like to start easy, and then I will start, maybe if I can, because I'm never sure, I try to play out. So in the beginning I will play calm, maybe from the blues scale, then I will go to chordal tones, then I will go to scales, then I will go to out in some way, and see you at the end. And if you have anything else to ask, you can write it and I will read one more time the chat. Quindi adesso suono un blues semplice partendo dalla scala blues, poi vado sulle note accordali, e poi vado sulle scale, poi provo anche ad andare fuori, se ne sarò capace. Vediamo.
Okay, I tried. I'm not sure I'm good. Anyway, guys, thanks for watching and see you next week with the improvisation number 4. As you have seen, maybe we have the backing track. If you want to practice on the backing track, I uploaded it on YouTube and it's in the group too. See you next week, ok? Ciao, bye bye. Abbiamo la base e ci vediamo la prossima settimana. La base su YouTube e anche nel gruppo. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao.